Ciao a tutti, il 28 luglio io e Mesi abbiamo vinto il mondiale di obedience, che è stata una soddisfazione immensa, e quindi ho fatto un post sui social dove davo la possibilità alle persone di farmi qualche domanda o di soddisfare qualche curiosità, visto il grandissimo risultato che abbiamo ottenuto. Quindi risponderò ad alcune delle vostre domande, se poi ne avete di altre potete metterle nei commenti e cercherò di rispondere a tutti. La prossima domanda è: quanto tempo avete impiegato a prepararvi per arrivare a questo livello e cosa consiglieresti per la preparazione della condotta? Allora, dividiamo un attimo le due cose. Uno, quanto tempo avete impiegato a prepararvi per arrivare a questo livello? Allora, ci sono due risposte a questa domanda. Uno è con lei praticamente 4 anni, nel senso che lei ha 4 anni e 2 mesi, quando è arrivata a 2 mesi io ho iniziato subito a prepararla per l'obedience, anche se non credo che questo sia un passaggio obbligatorio, cioè non è assolutamente detto che tu devi per forza iniziare a preparare il cane a 2 mesi, ma questo magari sarà un discorso che faremo a parte. Quindi lei la sto preparando sostanzialmente da 4 anni, io mi sto preparando da 20, nel senso che non è il mio primo cane, diciamo che mi sto preparando da quando ho iniziato l'obedience, quindi da quando ho visto il primo stage, e tuttora mi sto ancora preparando. Quindi se diciamo la domanda era più ampia, quanto tempo abbiamo impiegato a prepararci io e lei, sostanzialmente da quando ce l'ho, però io mi sono preparata ancora prima, nel senso che è stato tutto un po' un percorso in divenire. E poi in particolare diciamo che per questo mondiale ci siamo sostanzialmente allenate tutti i giorni da quando sono finite le selezioni, con frequenze diverse, ma questa sarà un'altra domanda a cui risponderemo dopo. E sempre in questa domanda chiede cosa consiglieresti per la preparazione della condotta. Diciamo che anche qua è una domanda un po' generica, quindi magari se c'è una domanda più specifica me la potete scrivere, però cosa consiglierei, diciamo che di primo acchito per rispondere a questa domanda mi viene in mente di avere tanta pazienza, perché la condotta è quel tipo di esercizio che non è mai fissato, è un continuo cambiamento, perché è tante cose la condotta, c'è una parte tecnica importantissima, ma c'è una parte emotiva e di stato mentale altrettanto importante, quindi ci sono tanti step che tu devi passare per riuscire ad avere una buona condotta, e magari c'è anche chi non riesce ad averla una buona condotta intendo una buona condotta a livello tecnico di quello che si richiede, a livello di giudizio di punti, però sicuramente si passa attraverso tanti stati, quindi il cane deve essere contento, deve essere fluido, deve mantenere una posizione corretta, deve essere elegante, deve essere, diciamo, la percezione è quella che il binomio si muova appunto con eleganza e con sintonia, senza dare l'impressione che uno dei due stia facendo una fatica terribile. E quindi direi di non so, un consiglio che posso dare è: io cerco di avere in mente un modello ideale di condotta, e quel tipo di modello di condotta cerco poi di portarlo sul lavoro fisico con il cane, cercando di mantenere quello che io ho in mente. Quindi se ho un cane troppo magari agitato, cercherò di trasmettergli che la condotta in realtà è calma, è eleganza e concentrazione, e viceversa se è un cane un po' sminchiato di fare la condotta, perché ne ho visti tanti purtroppo, cercherò di fargli capire che in realtà è il contrario, può essere anche un qualcosa di un po' più coinvolgente, divertente, e dove secondo me si entra proprio in intimità fra cane e conduttore. Quindi questo diciamo che può essere una risposta, poi ripeto, se c'è qualcosa di un po' più specifico lo possiamo vedere insieme.
Spero di aver risposto a tutte le domande, anche se in maniera un po' generale. Se ne avete delle altre potete lasciarle, potete rispondere in un commento, lasciarle nei commenti sotto il video. E stiamo preparando dei contenuti, un programma che sia un pochino più specifico e che racconti al meglio in maniera un pochino più dettagliata qual è stato il nostro percorso e quindi come abbiamo fatto dall'inizio ad arrivare fino a questo risultato e quindi a vincere il campionato del mondo, e vi terremo aggiornati.